Ciao, sono Valiel e voi state guardando Vali TV, il posto migliore dove trovare ispirazione e consigli pratici sul canto per esprimervi al meglio con la vostra voce. Oggi rispondo a una domanda che mi arriva da Vanessa, ma anche da moltissimi altri di voi. Ve la leggo. Ciao Vali, mi chiamo Vanessa, canto da 2 anni e anche grazie al tuo canale ho imparato molte cose. Grazie, ti adoro. Un bacio a te Vanessa. Mi esercito e canto tutti i giorni e mi sembra di migliorare. Ma poi, quando mi riascolto dopo essermi registrata con il telefono, mi viene da piangere. Non mi piace la mia voce, è strana, a volte non mi sembro neanche io e non assomiglia lontanamente a quello che sento dai cantanti nei dischi. Dopo essermi riascoltata, a volte mi arrabbio e mi scoraggio perché sento troppi errori e un suono brutto. Non so se ti è mai successo, certe volte non capisco più quale sia la mia vera voce. Aiuto, hai dei consigli da darmi per favore? Cara Vanessa, calma e sangue freddo. La tua è una grandissima domanda e sì, è successo anche a me assolutamente, soprattutto all'inizio, ma succede a moltissimi altri cantanti perché mi arrivano un sacco di messaggi che parlano di situazioni molto simili alla tua. Quando capitava a me mi ricordo che non sentendo la mia voce come avrei voluto mi arrabbiavo, addirittura a volte piangevo, mi disperavo. Non preoccuparti perché quando tieni a qualcosa sono cose che succedono, sono cose normali. Però, con il tempo ho anche capito alcune cosette, 3 in particolare, che adesso ti dirò e che hanno cambiato completamente la mia visione su questo argomento. E dopo questo video sono sicura che anche la tua visione non sarà più la stessa e saprai con chiarezza che cosa devi fare. Quindi cominciamo. Numero 1. Ascolto interno e ascolto esterno. Molti cantanti quando si riascoltano dopo essersi registrati non tengono conto del fatto che esiste un ascolto interno e un ascolto esterno. Mi spiego meglio. Devi considerare che la percezione della tua voce quando canti è una cosa un po' diversa da come risulta la tua voce a chi ti ascolta e quindi anche a te che ti riascolti in una registrazione. Perché quando canti, oltre a sentire con le orecchie la tua voce, la senti anche con il corpo, quindi ne senti la vibrazione nelle varie aree di risonanza, percepisci i movimenti della lingua, della laringe, quindi di tutte le strutture che sono coinvolte nel canto. Ecco perché si dice che hai anche un ascolto interno e non soltanto un ascolto esterno. Questo rende la tua esperienza dell'ascolto della voce molto diversa, diciamo amplificata, più ricca, più a 360 gradi se preferisci, rispetto a chi invece ti ascolta semplicemente da fuori. Quando poi ti riascolti hai perso una parte di queste sensazioni fisiche e acustiche che hai sperimentato mentre cantavi. E magari puoi avere la sensazione che di tutto quello che ti sembrava di aver fatto ne sia rimasto la metà, cioè che ne sia rimasto ben poco. E poi naturalmente un po' di delusione arriva, è normalissimo perché devi imparare a prendere le misure con questo parametro da cantanti, per così dire. Con il tempo sicuramente riuscirai a distinguere l'ascolto interno e l'ascolto esterno e a diventare più brava a capire come stai davvero cantando e quindi in base a questo a cantare meglio. Numero 2. Quando la voce dà il peggio di sé. La voce registrata su un cellulare, non c'è bisogno che lo dica, dà il peggio di sé, ma a parte questo anche l'equilibrio proprio tra la base e la musica, se non è ottimale, può fare venire fuori e enfatizzare tutta una serie di difetti della voce. Le nostre orecchie sono abituate a sentire prodotti confezionati negli studi professionali per essere trasmessi per radio con voce super, mega, iper processate, con effetti e corrette anche nell'intonazione con il famosissimo autotune. Sicuramente quando un cantante registra in studio non registra tutto dall'inizio alla fine in un'unica volta, si dice in un'unica take, ma lo fa in più riprese, cantando e ricantando le varie parti finché non è soddisfatto. E alla fine c'è anche la fase del montaggio, dove viene preso il meglio delle varie parti che sono state registrate e il tutto viene unito in un'unica traccia. Ecco, è una situazione molto diversa che non si può nemmeno paragonare a una registrazione fatta al volo sul cellulare, sei d'accordo, no?
quello che ti consiglio è di non fare mai paragoni su queste basi, perché la voce nuda e cruda registrata al volo con microfoni non adeguati può addirittura risultare peggiorata rispetto alla realtà. Quindi perché non alzare il livello delle tue registrazioni, magari con un buon microfono per il cellulare? Addirittura la Shure ne ha fatto uno ultimamente molto bello che io ho, e magari ti metto il link qui sotto in descrizione. Oppure per esempio utilizzare un'app per registrare che possa permetterti di mettere sulle voci un leggero effetto che magari può aiutarti un pochino. Se farai anche un po' più attenzione ai livelli tra la base e la voce, sono sicura che il risultato sarà più piacevole e più credibile all'ascolto e che ti renderà un po' più di giustizia. Numero 3. Gli errori sono la strada verso il successo. E lo scopo di registrarsi è proprio anche quello di sentire i vari errori in modo da poterli rivedere e da poterli correggere. È un'occasione d'oro per rimanere calmi e prendere appunti su quello che nella nostra voce deve essere ancora migliorato. A volte può non essere facile farlo da soli, questo lo capisco, soprattutto all'inizio non ci piace quello che sentiamo, ma non sappiamo esattamente qual è il motivo, non sappiamo esattamente perché. Allora magari può essere il caso di chiedere un aiuto, un consiglio a chi è più esperto per capire esattamente quali sono i punti forti e i punti deboli della nostra voce. Conoscere meglio il nostro strumento e sapere con chiarezza quali esercizi e canzoni vanno meglio per noi può davvero mettere il turbo alla nostra voce. Ecco, una semplice ma efficacissima analisi vocale potrebbe davvero esserti utile, farti fare un bel salto in avanti. E tutto quello che serve è proprio una registrazione al volo come la tua. L'analisi vocale è un po' una sorta di bussola, diciamo, che ti dà il riferimento di dove ti trovi e di quali sono i prossimi passi da fare per migliorare la tua voce. Se vuoi un'analisi vocale da me, trovi tutte le informazioni al link qui sotto al video nella descrizione, oppure anche cliccando qui. Vanessa, forza e coraggio, dai, dacci dentro, e spero che questo video ti sia stato utile e sia stato utile a tutti voi che avete guardato. Dai voce ai tuoi sogni, perché i tuoi sogni e la tua voce sono unici come te. Al prossimo video, ciao!